Amici di Moto.it, ciao a tutti dalla pista di motocross di Lodi. Oggi proviamo una delle principali novità del 2017, la KTM 1090 Adventure R. Dove R cosa vuol dire? Che abbiamo finalmente l'anteriore da 21 pollici e oggi l'abbiamo provata qui in pista, una pista vera di motocross, contro la regina di questo segmento, la Honda Africa Twin 1000. Entrambe sono tassellate con le gomme Continental TKC 80, però non potevamo fermarci qua. Per provarle abbiamo un tester veramente eccezionale. Pilota Yamaha alla Dakar e un signor pilota ufficiale, Alessandro Botturi. Ciao a tutti, oggi sono in veste neutra visto che non proverò una Yamaha ma proverò due dirette concorrenti come Honda e KTM. Adesso Fabrizio, come in tutte le nostre comparative, andiamo a vedere come sono diverse e come cambiano tra di loro, perché sono due moto Max Enduro 1000 con tante cose in comune. Vediamo subito telai in acciaio, però KTM già immediatamente si nota il traliccio, mentre Honda ha una doppia culla. Ruote a raggi col 21 anteriore e 18 posteriore, quindi classiche misure da fuoristrada, e motori bicilindrici. Però possiamo dire che abbiamo detto tutto, Sandro, sono le uniche cose che hanno in comune, perché poi troviamo sulla Andrea, andiamo in pista a fare le due smanettate, basta. Andiamo, hai ragione anche te, che barba, Io. Tutto a posto, Ale? Io un po' che ti aspetto però, No, ho capito, io faccio il giornalista, mica faccio il pilota della Dakar. Va bene, dai, allora passa anche questa. Ognuno ha il suo. Sì. Però adesso io ti sfrutto, caro mio, perché da tester d'eccezione commentiamo le moto insieme. Bottu, ordine alfabetico, incominciamo a raccontare l'ergonomia della Honda. Come sei stato in sella all'Africa? No, ti dico bene, è una bella posizione, al baricentro basso, da seduto si guida bene ma anche in piedi non è male, è una posizione più enduristica stradale piuttosto che fuoristradistica vera, però ti dico che mi ha stupito la Honda in questi test perché non pensavo che era così performante. Infatti si guida molto bene e ha una posizione rispetto alla rivale più, come dicevi tu, più da motostradale. Poi notiamo il dettaglio delle pedane, abbiamo tolto la gomma, sono pedane non da fuoristrada, sono pedane da enduro stradale classica, quindi un po' più piccole, c'è meno appoggio per lo stivale. Questo è l'unico limite rispetto alla rivale della Honda. Abbiamo parlato della KTM, andiamo a vedere l'austriaca. KTM ha un'impostazione completamente diversa perché secondo me tutte e due le moto hanno la propria loro carta d'identità. KTM è più racing, è più alta, è più da cavalcare e ha una posizione più da fuoristrada, vedi che è una moto derivata veramente dal racing. Mi è piaciuta anche se il peso è abbastanza alto e la posizione di guida secondo me con l'offset è abbastanza chiuso, però ti dico che nel complesso è una moto racing. Sì, aggiungo che il peso sulla bilancia rilevato da Moto.it è incredibile, al chilo uguale per tutte e due, siamo a 233 kg col pieno, senza gli accessori che vedete montati su questa moto. Anche KTM ha il paramotore in alluminio e uno scarico racing della Krapovic che non sono di serie. Io ho notato rispetto alla Honda un serbatoio un po' più largo e in effetti sembra quasi più pesante, ma non è tanto il peso che incide, ma è anche il baricentro più alto, è una moto più alta e sembra più grossa. Poi in piedi si guida bene, però questo si avverte nella guida. Sì, però ti dico tutte e due veramente delle buone moto. Bisogna vedere se sono così buone anche nel comparto, così si chiama di solito, delle sospensioni, perché è completamente diverso. Abbiamo VP sulla KTM e Showa su Honda, quindi classica scuola austriaca contro giapponese, e poi anche una filosofia diversa, perché qui abbiamo il PDS senza leveraggio, mentre sulla Honda abbiamo il classico ProLink con il leveraggio progressivo.
Sospensioni della KTM. La KTM con la Y-Power è più sostenuta, è più, diciamo, come sempre ho detto prima, è più racing, a differenza di Honda che è un po' più tenera, però ti dico che nell'inserimento curve, soprattutto nelle buchette, Honda mangia bene le pietre e l'ostacolo, a differenza un po' di KTM, della VP, che alla fine è un po' più legnosa, la senti un po' più nelle braccia, però giustamente quando tu senti le forcelle nelle braccia vuol dire che hai la moto che ti sostiene un po' di più. Honda invece è un po' più tenera, però è un bel compromesso. Botto ha detto una cosa giustissima a livello di sostegno, perché la KTM è un po' più sostenuta, però va detto che su tutte e due le moto abbiamo dato 2 giri di precarico alla forcella e quanti click invece al pomelo del precarico posteriore. Voce fuori campo, Maurizio Gissi. Alla Honda 2 in più. Però parlando di sospensione un attimo finire i freni. Tutte e due hanno l'ABS disinseribile. KTM completamente, Honda Solo nel posteriore. solo nel posteriore. Botto, raccontaci tu cosa succede con l'ABS sulla pista di motocross. Nel campo da cross sicuramente la moto sta molto più sollevata, soprattutto la ruota davanti. Quando tu salti, che riatterri nelle buchette, la moto si solleva e l'ABS fa la sua funzione, stacca e arrivi un attimino lungo. Ecco, cosa succede quando nelle buchette stacca? Che la parabolica o l'appoggio in un attimo arriva ed è un attimo saltarlo fuori. Il motore, partiamo dalla KTM per fare un po' per una, dai. KTM c'ha un bel motore, alla fine la cavalleria che c'ha li senti tutti. E dell'erogazione cosa mi dici? Metti in crisi? No dai, alla fine non più di tanto. Pensando alla cavalleria che c'ha l'avrei pensata più brutale, anche se il motore veramente spinge forte a tutti i regimi, però dai, alla fine riesci a guidarlo bene. Anche perché l'abbiamo visto anche al banco, poi la cattiveria vera arriva dopo i 6.000 giri. Sì, fino a 6.000 giri si gestisce. Questo è importante dirlo anche per chi userà la moto in mulattiera sugli classici sterrati, non deve pensare a una moto che ti scappa via dalle mani, una moto che fino ai 6.000-7.000 giri è ancora gestibile, dopo tenetevi forte perché va veramente come un razzo. Passiamo alla Honda. Che ti ha stupito oggi questo motore? Sì, alla fine il motore mi ha stupito perché io non sapevo la cavalleria che c'aveva, l'hai vedete stamattina, pensavo che la sentivi veramente in difficoltà a confronto a KTM, invece alla fine con l'erogazione dolce che c'ha e secondo me a tutti i regimi del motore sale bene, alla fine è divertente, è una moto un po' più per tutti, a differenza come il KTM che c'ha veramente più cavalleria, però ti dico che mi ha stupito. Giusto, aggiungo perché l'abbiamo messa al banco che infatti, come diceva il Bottu, la Honda aiuta tanto perché ha molta coppia ma ha 1000 giri meno rispetto alla KTM, coppia simile ma più pronta sotto, e in più la Honda in questo caso nella prova di Moto.it ha giocato il jolly di questo esemplare speciale che ha corso in Cile, che ha corso in Marocco, che gioca appunto questo jolly, guardate qua, allo scarico Termignoni con il silenziatore omologato e dotato di DB Killer, però se guardate bene, non vi nascondiamo niente, c'è il collettore senza catalizzatore. Questo dà un innegabile vantaggio a livello di prontezza del motore in uscita di curva. Non cambia il risultato poi del confronto tra le due moto perché quella ha sempre 30 cavalli in più, certo. Però diciamo che rende la Honda più pronta, perché vedi Bottu, poi questa moto è equipaggiata con un sacco di robe per il Cile, c'è il paramotori dell'Only Bike, i paramaniche dove sono di serie, c'è un sacco di roba che serve per fuori strada. Avete tante belle chiacchiere, avete raccontata bene, avete descritta, per noi qua oggi abbiamo un vero campione. Allora facciamo parlare il cronometro per capire la differenza fra le due moto, che ne dite? Siete d'accordo? Vedi che parla bene. Sì. Però voglio vedere quanti minuti mi dà in pista, voglio farlo anch'io. Noi possiamo fare una scommessa. 15 secondi per lui. No, secondo me è la veloce oggi, Ah, sì? Guarda che farò fatica. Bisogna punzecchiarlo un pochino, sai Ok. Secondo me me la fa sudare. Comunque hai ragione, il cronometro veramente toglie ogni dubbio, poi col pilota ufficiale della Yamaha non ci sono, non ha preferenze per le moto, lui preferisce Yamaha, quindi siamo a posto. Dai, fagli scegliere la moto. Però partiamo con che cosa? Taglietta, corta per la Honda, lunga per la KTM. Vai. Honda, partiamo con quella. Fammi vedere se la tra. Non imbrogliamo mica, ragazzi. Ok, non imbrogliato. Partiamo con Honda. Ok.
Allora, abbiamo detto i tempi, qui ci sono ragazzi, però prima di dirveli, io vi chiederei a voi la sensazione cosa avete fatto, perché è molto importante capire, ma secondo me andavo meglio con questo o con quell'altra, invece a volte il cronometro dice cose diverse o le conferma. Secondo te, Alessandro, come sei andato? Ti dico, penso di essere andato più veloce col KTM, anche se so che Honda alla fine, come sempre, stupisce, perché sembra che magari non vai forte, ma dopo magari fai il tempo. Sensazione KTM, dopo guarderemo i tempi, però penso di essere lì vicino con entrambe. E tu, Andrea, come sei andato? Io ho pochi dubbi su quale mi ha permesso di andare più forte, perché per demeriti del pilota ho sbagliato con la Honda, l'ho spenta 2 volte in curva, e questo per un aspetto che abbiamo discusso tantissimo stamattina col Bottu, vale a dire la frenata anteriore. Finché guidi pulito in stile Honda va benissimo, quando nel giro tirato, un giro solo avevamo a disposizione, quindi non potevamo rifare, giro tirato, ho tirato di più la staccata in curva, è entrato l'ABS e l'ho spenta 2 volte, quindi la povera Honda sicuramente ha fatto peggio con me perché ho sbagliato io. Anche se io lo vedevo lui andare col KTM, mi sa che ha saltato un pezzettino là in fondo. Non voglio dire qualcosa, ma mi sembra che 2 curvette le tagliate. Sandro, metti le mani avanti. Non lo so. Dai, passiamo ai tempi, dai. Il Bottu è stato chiaramente più veloce e ci mancherebbe, Sava Sandir si dice. Allora, con la Honda ha fatto 1:52:41, è stata la prima moto che ha guidato. Con la KTM 1:51:48, quindi vuol dire meno di un secondo di differenza. Ti aspettavi una differenza così limitata? No, sinceramente pensavo di aver girato un pelino più forte col KTM, anche se ti ho detto prima che Honda stupisce sempre, perché alla fine sembra che non c'ha motore, però alla fine il cronometro gli dà ragione, anche se col Super Tenere avrei sicuramente girato più forte. Andrea, allora, con Honda è vero, i tuoi errori purtroppo hanno pesato, quindi abbiamo 2:00:36. Ammazza, 11 secondi più del Bottu. Vabbè, però ci sta, dai, insomma, non mi stupirei troppo. Con quel taglio là avevo guadagnato. Vediamo. Con la KTM 1:55:65, quindi vuol dire 4 secondi e 2 decimi, quindi non è male. Ragazzi, 4 secondi dal Bottu, questo risultato poi me lo passi, lo stampo a casa perché è un gran risultato. Oh, si è cancellato tutto! No, il risultato comunque è stato consentito dalle prestazioni, come dicevamo, nell'arco della giornata della KTM, perché ha un comparto sospensioni molto efficace, per quanto non semplice, e motore che dà delle prestazioni ottime e il cambio molto ravvicinato nei rapporti. Secondo me, e mi riallaccio a quello che diceva il Bottu, è bella più difficile da guidare, nel senso che le prestazioni migliori è facile ottenerle con la Honda. Per andare oltre e alzare la cosiddetta asticella con la KTM bisogna avere un po' di esperienza. Infatti il Bottu ha fatto meglio, ma è Bottu. No, hai ragione, come hai detto te, KTM è più racing, è un po' più mastina, si può usare un pelino di più a differenza di Honda, però anche Honda secondo me ha il suo perché alla fine io ho girato con quasi lo stesso tempo con entrambe le moto e penso che il mio livello da andare in moto era questo. Infatti questa prova nel campo da motocross non è una prova per far capire quale maxi enduro vada meglio nel fuoristrada, perché il fuoristrada di queste moto sono le cavalcate, sono la via del sale, sono le mulattiere piuttosto semplici, l'isola d'Elba. Abbiamo voluto portarle qua per vedere come andavano a livello proprio di prestazioni massime delle sospensioni e del motore, e la sorpresa è stata che in mano a un campione come Alessandro Botturi il risultato è stato molto simile. In mano invece a un giornalista tester le prestazioni sono state molto diverse, ma perché l'ABS della Honda mi ha tratto in inganno. Comunque la sorpresa per la Honda è stata veramente grande. A questo punto, Alessandro, dici qual è la tua preferita, sbilanciati. Dopo la Yamaha ovviamente, la Super Tenere è nel suo cuore, non ci fosse quella fra queste due oggi? È una bella sfida, però dai, devo dare un punticino in più a Honda. E io invece non ne me vogliono i miei amici KTM, però ci sta, una comparativa seria, anzi sei stato fin troppo buono oggi. Invece io do il mio punticino, lo do in più alla KTM perché mi ha lasciato a 4 secondi dal Bottu, e solo questo vale il mio giudizio. Questa è stata una prova estrema di motocross con le Maxi Enduro. Sappiamo benissimo che pochissimi, forse nessuno di voi andrà nella pista di motocross con moto di questo tipo e di questo prezzo, ed è per questo che c'è con noi la memoria storica di Moto.it, Maurizio Gissi, e al GIX compete proprio l'onere di raccontare i pregi e i difetti delle due moto su strada. Beh, allora diciamo partiamo dalla considerazione fondamentale delle gomme tassellate che vediamo su queste moto, quindi velocità limitata a 160 orari e soprattutto anche un comportamento ciclistico che viene influenzato molto dal tipo di pneumatici. Allora, le differenze che avete trovato voi nella pista da cross ci sono anche su strada, chiaramente, perché la posizione di guida è più dinamica, hai un avantreno più scattante, hai una maggiore maneggevolezza perché la forcella è meno inclinata,
sei seduto più in alto, quindi hai da un punto di vista della guida su strada maggior divertimento con la KTM. Peraltro, avendo più carico sull'avantreno con questa gomma, mette più in crisi proprio l'appoggio anteriore. La Honda invece è più confortevole, diciamolo subito, quindi protegge meglio dall'aria, scalda meno, vibra un pochino di meno e quindi è più orientata chiaramente al viaggio. Ha un comportamento un pochino diverso su aumentando la velocità, perché qualche piccolo movimento ciclistico si avverte dovuto anche ai pneumatici, mentre invece qualche nervosismo in sterzo c'è sulla KTM, ma è dovuto a una geometria più agile. Quindi diciamo più divertente la KTM, più classicamente turistica la Honda, ma qua non scopriamo niente di nuovo. La differenza è chiaramente nei motori, e Honda direi che ha comunque una maggiore dolcezza ai bassi regimi, questo aiuta molto. Poi si avvantaggia leggermente nei consumi, 14,5 per quanto riguarda il consumo cittadino contro i 14 di KTM, 17,5 per quanto riguarda invece l'extraurbano di KTM contro i 18 di Honda. Honda che ha anche la possibilità di avere il DCT. Detto come vanno su strada, Andrea, tu rinfrescaci la memoria sui prezzi di queste due moto. Prova tosta, vi dico i prezzi subito. La Honda costa 13.200 euro, mentre la KTM costa sensibilmente di più, arriviamo a 14.450 euro. È vero che ci sono un po' di cose in più, le mappe del motore, 125 cavalli, comunque la differenza di prezzo è sostanziale. Come diceva Gix, in compenso la Honda può essere ordinata col DCT, il cambio doppia frizione che a tantissimi piace. Grazie ragazzi, commentate la prova qua sotto su moto.it e su YouTube, e ciao, alla prossima, magari ancora col Bottu. Ciao, grazie per l'invito e speriamo che mi invitano ancora. Grazie Gix. Grazie a voi. Ragazzi, il Gix non ha detto il difetto clamoroso dell'Honda Africa Twin, io non mi ci trovo per niente, guardate un po', c'è sempre sto maledetto clacson sopra le frecce, però ho la soluzione per voi. Mi è piaciuta di più perché aveva più... È tenuto più che potente. Cazzo, sono riuscito, ero lì che... Pirelli, che è quello che parla, il cronometro, più bello che dove la cronometrata in un campo di cross. Manca il motore! Ah, puttani! Quello si monta dopo, non ti preoccupare.